Aggiornamento di calciomercato Inter con la situazione relativa all'attacco. Sono ore di riflessione perché l'Inter ora non vuole sbagliare il colpo probabilmente più importante di questa estate, perché fermo restando che non è ancora esclusa la possibilità di un addio di Correa, molto difficile ma ancora plausibile, e allora a quel punto servirebbe anche una quarta punta. Sappiamo bene che dopo le vicissitudini e i vari casi di questa estate, l'Inter ora si sta concentrando soprattutto sul terzo attaccante ed è un elemento, secondo me, in grado anche un po' di spostare le ambizioni e l'asticella di questa stagione. Balogan rimane in questo momento forse il profilo preferito dalla dirigenza, l'abbiamo detto più volte, si sta valutando anche un rilancio da presentare all'Arsenal. Ci sono però altre piste da tenere d'occhio, ugualmente o comunque concrete. Beto dell'Udinese è una di queste. Attenzione a dei nomi che magari non sono ancora usciti, ma teniamo d'occhio in modo particolare anche Mehdi Taremi, attaccante del Porto, di cui parliamo in questo approfondimento di oggi, che ci è stato ampiamente richiesto dalla community di Passione Inter. E quindi innanzitutto ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passione interisti. Mi fa molto piacere che stiate apprezzando questo tipo di focus, e quindi quando ce lo chiede la nostra community ve lo riportiamo. Vi invito dunque a lasciare un bel mi piace e, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrizione al canale per continuare a far crescere il nostro progetto e non perdervi neanche uno dei nostri contenuti. Come facciamo sempre, partiamo dalla notizia. In parte ve l'ho già accennato, aggiungo che Taremi è in scadenza di contratto nel 2024 con la società portoghese. Mi sono informato, da quello che mi dicevano, il giocatore stesso è intrigato anche dalla possibilità di fare un salto di livello in un campionato di livello più alto. I portoghesi comunque chiedono ancora una cifra piuttosto elevata. Allo stesso tempo però non vorrebbero perdere un altro giocatore molto importante a parametro zero, ne hanno già persi diversi anche in questa finestra di mercato, e dall'altro lato un sostituto di Taremi eventualmente lo hanno già in casa, perché hanno acquistato un altro attaccante circa un mese fa. Quindi questo fa presagire che, nonostante le schermaglie ed il muro iniziale, ci possano essere dei margini di trattativa, dunque, nonostante anche una concorrenza da parte del Tottenham, che però non ha ancora venduto Kane, quindi rimane in questo momento una pista da tenere d'occhio, ma ferma. Quindi non entriamo adesso troppo nei dettagli anche di queste dinamiche di mercato, concentriamoci invece sul ragionamento che c'è dietro il possibile colpo Taremi. Cerchiamo di capire insieme se può essere effettivamente il nome giusto per l'attacco dell'Inter, se è l'attaccante che serve oppure no. Quindi, come faccio sempre, partiamo dalla carta d'identità, poi andiamo a vedere i pro, quindi i punti di forza e i contro di questo calciatore. La carta d'identità, condividendo la schermata dei Transfer Market, ci dice che Taremi è un giocatore comunque non giovanissimo, perché è un classe 92, 31 anni già compiuti, alto 1,85 m, da qualche parte ho letto 1,87 m, vabbè, più o meno siamo lì, sopra comunque al 1,80 m. Di nazionalità iraniana, è una punta centrale, ma poi qui ne parleremo. Scadenza di contratto, come diciamo, 2024, piede preferito il destro, valutazione secondo Transfer Market attorno ai 18-20 milioni di euro, ma sappiamo bene che questo tipo di valutazione va sempre presa un po' così, va messa da parte. Fino ai 27 anni ha avuto una carriera particolare, vi dicevo, perché ha sempre giocato in Iran, in pratica, in patria. Poi è passato al Rio Ave, una squadra che nel campionato portoghese ha lanciato diversi talenti, e anche lui di fatto lì è esploso. Infatti dopo un solo anno il Porto ha deciso di investire su di lui, non una cifra elevatissima, ma comunque fare il salto al Porto vuol dire andare in una società storica e di primo livello. E in questo salto, diciamo, anche lui ha fatto un ulteriore salto di qualità, quindi è un giocatore che è esploso sul grande calcio, diciamo un po' tardi. Probabilmente possiamo considerarlo il miglior attaccante che ha avuto il Porto dopo Falcao e Jackson Martinez, quindi ha lasciato veramente il segno. Vi do infatti, parlando dei punti di forza adesso di questo calciatore, alcuni numeri che possono dare un pochino la dimensione, perché dovrebbe aver giocato, se non ho preso male gli appunti, 147 partite con 80 gol e 49 assist. Questo significa che di fatto in 2 partite su 3 con Taremi in campo il Porto è, diciamo, partito da una situazione di vantaggio praticamente da 1-0. 2 partite su 3 sono numeri piuttosto importanti. Ovviamente vanno anche contestualizzati, perché li ha segnati in una squadra più o meno dominante o quasi,
principalmente in un campionato di livello un po' più basso comunque di quello italiano. È un campionato dove però, per esempio, citavo Beto prima, che è un altro obiettivo nerazzurro, anche lui è passato dal Portimonense e ha segnato 13 gol in 47 partite, quindi molto meno, ma questo è un altro discorso. Taremi ha anche segnato 9 gol nelle coppe europee in queste stagioni al Porto, 5 li ha segnati nell'ultima Champions League, in cui ha fornito anche 2 assist. È un attaccante che a livello di caratteristiche, vi mostro per chi ci segue da YouTube anche una heatmap che fa vedere più o meno il raggio d'azione, che svaria molto su tutto il fronte offensivo, avendo però anche un'ottima presenza dentro l'area di rigore, e potremmo definirlo, quindi lui veste la maglia numero 9 al Porto, ma un mix tra un 9 e un 10 probabilmente, perché è in grado di garantirti quella presenza in area di rigore, ma fa anche tanto lavoro per i compagni di squadra, sia liberando gli spazi per i movimenti, sia partecipando anche al palleggio e alla costruzione. Sempre facendo riferimento infatti a dei numeri che secondo me comunque dicono molto, è tra i migliori attaccanti in circolazione per numero di palloni toccati, quindi tocca tanti palloni, fa tanti passaggi, ha una percentuale di passaggi riusciti molto elevata e soprattutto ha dei numeri molto alti nei passaggi filtranti, quindi ti dà anche la dimensione di un giocatore che partecipa e favorisce poi gli inserimenti. Una cosa che faceva soprattutto nel Rio Ave, quando giocava in un 4-3-3 con una punta come punta centrale di movimento per innescare poi gli esterni offensivi, ma lo ha fatto moltissimo anche nel Porto, giocando accanto ad un altro calciatore, quindi a 2 punte, è diventato spesso un jolly, ecco, da poter affiancare ad un qualsiasi altro attaccante. Quindi anche a livello di calcio associativo, come si usa dire, è uno che se la cava molto bene, a livello puramente statistico è tra i migliori in circolazione. Se dobbiamo fare un paragone, quindi in questo senso, può somigliare un po' al nostro Edin Dzeko. Il paragone più vicino che mi viene in mente, per chi segue principalmente l'Inter, è quello con Dzeko, perché soprattutto prima che il bosniaco magari nella parte finale di carriera diventasse un po' meno attaccante riferimento offensivo, e sappiamo bene che Dzeko ha un pochino arretrato il raggio d'azione nell'ultimo periodo. Dzeko, che per Inzaghi è stato importantissimo, perché anche quando abbiamo recuperato Lukaku, comunque Dzeko per Inzaghi è stato un titolare, quindi come attaccante pronto subito da mettere a disposizione dell'allenatore, sembra, tra quelli che stanno circolando, uno dei profili più indicati. Come caratteristiche pure, vista anche l'esperienza comunque internazionale, visto che è il leader della nazionale italiana, che non è la miglior nazionale, la più forte al mondo, ma è un fattore anche a livello di carisma e di esperienza, oltre 60 presenze con la nazionale, sono numeri importanti. Chiudendo con i punti di forza e le caratteristiche, anche dal punto di vista della partecipazione al primo pressing, è un calciatore ben disposto, nel senso che ha dei numeri superiori alla media rispetto agli altri attaccanti europei, sia in termini di contrasti vinti che di palloni intercettati, soprattutto sulla tre quarti. Quindi è un giocatore che si è già abituato a partecipare a questa riaggressione immediata per andare subito in porta. Duelli aerei, è nel 12% migliore tra gli attaccanti europei, quindi anche di testa ci sa fare, e con i tanti giocatori che l'Inter ha a disposizione che possono andare al cross, ti aggiunge anche questo tipo di caratteristica. Per cui, considerando Lautaro e Thuram, Taremi sulla carta ha un po' quegli elementi per poter essere l'attaccante che cambia le caratteristiche a disposizione, e per quello che abbiamo visto quindi può sposarsi bene secondo me con il gioco di Inzaghi. Ci sono però anche dei punti a sfavore in questa operazione che sicuramente vanno analizzati quando si vuole fare un qualcosa di oggettivo. Tralasciando una cosa che ne avevo già parlato quando lo abbiamo incrociato in Champions League nella presentazione del Porto. Mi sembra un giocatore un po' tendente alla simulazione, anche un pochino provocatore, ed è una cosa che a me personalmente non fa impazzire, però può essere anche un sinonimo di carattere, ma vabbè, tralasciamo questo che è un fattore puramente personale. Vi dicevo dei numeri, sono numeri tutti estremamente incoraggianti, molto buoni, molto elevati. Come accennavo però inizialmente, è chiaro che sono numeri che vanno anche contestualizzati, perché si tratta di un giocatore che, come dicevamo, guida l'attacco del Porto, una squadra dominante in Portogallo, quindi la cosa da tenere in considerazione sicuramente è l'eventuale adattamento in Serie A, quanto incide, quanto farebbe risentire appunto dal punto di vista delle prestazioni e del rendimento, come ne risente, quindi se potrà avere la stessa efficacia che ha avuto in Portogallo anche in Serie A. Diciamo che comunque quello che ha fatto vedere in Champions League è incoraggiante. C'è poi anche il fattore economico,
che è strettamente legato a quello anagrafico. Il Porto potrebbe chiedere, si parla di circa 30 milioni di euro, e ci sono delle sensazioni che questa cifra potrebbe scendere, potrebbe esserci uno sconto. È comunque una cifra di partenza molto elevata per un giocatore in scadenza nel 2024 che, come dicevo, ha già 31 anni compiuti. Tendenzialmente a questo punto della carriera, nonostante sia un giocatore che è esploso tardi, sarebbe più normale aspettarsi almeno un livellamento del rendimento piuttosto che un'esplosione. Quindi il rischio è quello di pagare una cifra elevata per un giocatore che poi difficilmente potrai rivendere, a meno che non arrivi l'Arabia Saudita, dove comunque potrebbe essere un'opportunità, ma se non ti rende secondo le aspettative, a bilancio poi ti occupa uno spazio molto pesante che in tempi di settlement agreement è un problema, e lo abbiamo già visto, lo stiamo vedendo anche con Correa. C'è poi un'ulteriore nota negativa secondo me da considerare, ed è la Coppa d'Asia, perché come la Coppa d'Africa si giocherà durante il corso di questa stagione. Dal 12 gennaio al 10 febbraio, le date di questa competizione, ci sarà Taremi con l'Iran, e probabilmente salterà poi 8 partite in una fase dell'anno tra gennaio e febbraio veramente decisiva, che include anche la Supercoppa italiana. E soprattutto se non riesce a piazzare Correa, questo è un handicap da considerare non da poco. Alla luce di questo, io vi invito quindi intanto nei commenti a farmi sapere che cosa ne pensate voi di questo giocatore, se lo prendereste o meno, se pensate che sia il profilo migliore, oppure se ci sono altri nomi che vi piacciono di più. Dal mio punto di vista, e chiudiamo, è un giocatore che non sposta clamorosamente gli equilibri in termini di ambizioni da scudetto per questa stagione, secondo me. Però è un calciatore fatto e finito che metti subito nella mischia, e al netto del cambio di campionato sai cosa può darti e sai anche i rischi a cui va incontro. A maggior ragione però secondo me devi poi aggiungere un elemento affidabile, perché il reparto poi, soprattutto in vista della Coppa d'Asia, rischia di diventare un pochino ridotto all'osso, a meno che butto lì questa possibile provocazione finale, vista l'abbondanza comunque di giocatori che l'Inter può schierare sulla tre quarti, da Mkhitaryan a Samardzic, chissà Sensi, se comunque per me andrà via, però al momento c'è anche lui. In una situazione di emergenza come appunto il periodo della Coppa d'Africa, magari potremmo vedere anche qualcosa di diverso, con uno o due trequartisti alle spalle di un attaccante solo. Questo può averlo in mente solo Inzaghi, che penso gradirebbe comunque Taremi. Leggerò i vostri commenti in diretta alle 19:30, quindi aspetto i vostri commenti qui sotto e poi ci risentiamo in diretta, per cui vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi anche l'appuntamento live, e per chi ci sta seguendo in podcast, in descrizione trovate un altro approfondimento da non perdere, mi raccomando clic sul link in descrizione. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.